Rieccoci con un nuovo video. Come vi avevo promesso, appunto nel video precedente a questo, avrei trattato il medesimo argomento per quanto riguarda le donne, quindi l'argomento è il lavoro, la vostra professione. Dunque cerchiamo di capire se ci saranno degli sviluppi, magari anche degli ottimi guadagni, perché no, dei nuovi progetti, degli avanzamenti di carriera per quanto riguarda proprio il vostro lavoro, la vostra professione. Nel video precedente ci siamo appunto occupati degli uomini, quest'oggi ci occupiamo appunto delle donne, quindi questo video può essere assolutamente visto sia nel caso in cui voi appunto conosciate una donna, per esempio, che amate particolarmente, della quale volete conoscere la futura situazione professionale, ma ovviamente potete tranquillamente seguire questo video anche proprio voi donne stesse. Come vedete utilizzerò questo meraviglioso mazzo che a me piace particolarmente dello scrigno degli oracoli, questi 78 arcani barra oracoli che sono un perfetto appunto connubio tra gli oracoli più semplicemente detti, più semplici, e invece appunto i 78 arcani maggiori e minori più tradizionali, quindi è una versione mista secondo me molto utile per affrontare un po' tutti gli argomenti, quindi non soltanto stese inerenti per esempio all'amore piuttosto che ai sentimenti, ai rapporti amicali, ma utile anche per quanto riguarda proprio la nostra vita concreta, economico-finanziaria e professionale. Qui avrete, come sempre quando appunto utilizzo lo scrigno degli oracoli, due varianti e vi lascio in descrizione due link di due miei video appunto precedenti in cui descrivo brevemente sia il suddetto mazzo che ovviamente anche la motivazione che mi ha portato alla scelta delle due e due sole varianti, seguendo ovviamente il principio degli opposti psichici di Jung. Dunque, direi che possiamo a questo punto iniziare a mescolare il mazzo e appunto iniziare dalla prima variante, quindi per il principio di sincronicità. Cerchiamo di capire appunto come procederà il vostro ambito professionale e ovviamente di conseguenza anche economico-finanziario per chiunque appunto scelga di guardare questo video e in particolar modo la prima variante. Allora, perfetto, allora io utilizzerò il metodo della croce semplice, quindi il metodo a 5 carte o il metodo appunto delle 5 gemme, qui appunto vengono estratte 5 carte ed utilizzerò ovviamente non il metodo più classico, bensì appunto il metodo temporale, andando appunto ad analizzare il passato della situazione, il presente, due carte in riferimento al futuro e come carta centrale, a mio avviso fondamentale, gli ostacoli alla situazione, al vostro progresso. Vediamo un po'. Perfetto, allora io appoggio qui il mazzo in modo che ovviamente non dia fastidio alla stesa. Allora, quindi come vedete è ovviamente il metodo della croce semplice, quindi 5 carte, come vi ho detto poco fa, appunto qui abbiamo il passato,
presente 2 carte che si riferiscono al futuro e come carta centrale appunto la carta degli ostacoli. Allora, vediamo un po' per chi ha scelto questa prima variante. Il passato, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa, anche qualche mese fa. Qui abbiamo il sesto arcano, quindi appunto la carta dell'ira. Allora, sicuramente da un punto di vista professionale avete dovuto sgomitare parecchio, anche a causa di particolari rivalità, perché l'ira ci parla proprio di un'avversione particolare nei confronti di qualche collega da parte vostra, oppure di qualche collega nei vostri confronti, o anche un datore di lavoro. Quindi qui ci sono state delle situazioni che ovviamente vi hanno portato ad essere particolarmente in tensione e a non riuscire quasi nemmeno a godere dei momenti di gioia o di successo che avete avuto negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Cioè molto spesso, diciamo, anche i momenti di positività erano comunque adombrati da un clima di pesantezza, di stress. L'ira ci parla di, vi ripeto, conflitti, qualche litigio di troppo, del disappunto, per cui avete a volte perso magari un po' il controllo della vostra emotività o qualcuno lo ha perso con voi. Quindi in realtà avete fatto fatica a in qualche modo anche farvi strada, per esempio nell'ambito dell'organico di un'azienda o nel caso in cui appunto lavoriate per esempio in proprio, avete fatto fatica ad emergere e molto spesso avete dovuto ingoiare dei rospi, quindi anche evidentemente del malumore, della disapprovazione, proprio magari per non incorrere in ulteriori litigi. Cioè a volte avete cercato proprio di trattenervi per non manifestare in maniera un po' troppo diretta appunto dell'ira, della collera, e quindi vi siete trovate molto spesso a riflettere su ciò che è accaduto, anche molto spesso su voi stessi, perché avete cercato proprio di fare leva sulle vostre potenzialità interiori per evitare in qualche modo di gestire primariamente in voi stessi la sensazione di insoddisfazione, la rabbia, e avete fatto benissimo ragazzi, perché è chiaro che partendo da noi stessi è molto più proficuo poi successivamente effettuare dei cambiamenti duraturi. Quindi prima agiamo su noi stessi, che ovviamente siamo la reale base della nostra esistenza, del nostro passato, del nostro presente, ma anche del nostro futuro. Quindi noi dobbiamo innanzitutto contare su noi stessi, e voi avete fatto veramente un lavoro egregio, assolutamente vi fa onore. Quindi avete cercato di non soffocare eccessivamente il vostro disappunto, magari anche la vostra sofferenza, in qualche modo cercando di capirla, di portarla ad uno stato di ragionevolezza, di razionalità, proprio per non appunto soffocare queste sensazioni così negative, ma anche non lasciandole appunto inascoltate. D'accordo? Quindi avete in realtà vissuto dei momenti abbastanza particolari in cui, vi ripeto, o siete state voi oggetto di ira da parte di altre persone, o altre persone in qualche modo sono state appunto oggetto della vostra ira. Però spesso e volentieri potreste aver, diciamo, bisticciato o, vi ripeto, dovuto ingoiare un po' troppi rospi, o comunque avete vissuto delle situazioni che proprio non vi sono assolutamente piaciute. Però ovviamente il lavoro che avete fatto su voi stesse è assolutamente perfetto. Quindi avete capito che obiettivamente dovete partire da una analisi interiore profonda sulle motivazioni che vi portano a volte o magari a diventare appunto l'oggetto, per esempio, del disappunto di altre persone, oppure appunto a nutrire un sentimento e
un'emozione di forte rabbia, per esempio, nei confronti di altre persone. Questo ovviamente in ambito professionale, però chiaramente poi si allarga un po' anche alla sfera appunto sentimentale ed emotiva, perché è chiaro che la carta dell'ira ci parla comunque di situazioni stressanti che vanno al di là del mero ambito professionale. Cioè, mi spiego ragazze, voi potreste aver vissuto dei momenti pesanti, per esempio da un punto di vista personale, quindi sentimentale piuttosto che familiare, e di conseguenza potreste aver, diciamo, anche inavvertitamente e ovviamente inconsciamente sfogato in ambito professionale determinate frustrazioni, ma anche viceversa. Quindi in qualche modo preoccupazioni professionali e economiche potrebbero comunque avere in qualche modo inficiato anche la vostra vita personale e i rapporti con le persone che vi stanno accanto. Quindi il vostro non è stato proprio un passato particolarmente tranquillo, per chi ha scelto questa prima variante. Vediamo il presente a questo punto, e qui abbiamo la carta del fanciullo. Avete ricominciato proprio dalle ceneri. Allora, qui c'è tanta potenzialità, ragazzi. Io l'ho già notato iniziando con la carta dell'ira. Chi ha scelto questa variante ha una maturità e una saggezza a dei livelli superiori, quindi comunque avete una capacità di comprensione molto elevata rispetto a tantissime altre persone, perché la carta del fanciullo, vi ripeto, ci parla proprio di un'analisi che comunque state cercando tuttora di fare su voi stesse, su ciò che non va obiettivamente anche proprio nell'ambito della vostra professione, e quindi avete cercato di ripartire da zero. È come se in qualche modo voi abbiate detto: ok, fino ad ora le cose sono andate avanti con alti e bassi, ho avuto più fronti di guerra purtroppo con magari più colleghi piuttosto che appunto capi, datori di lavoro, clienti, quindi fruitori dei vostri servizi. Di conseguenza avete cercato chiaramente di cercare di ridurre proprio questi possibili appunto fronti di guerra per cercare di calmierare la situazione. Quindi avete deciso o di cambiare lavoro, perché la carta del fanciullo rappresenta qualcosa di embrionale, quindi appunto avete cambiato lavoro, oppure in qualche modo state ripartendo sempre nell'ambito del vostro lavoro, cercando di cambiare però dei presupposti, quindi ripartendo da zero. Quindi per esempio cercando in qualche modo di vivere in maniera differente la vostra quotidianità professionale, oppure il vostro rapporto con colleghi appunto, piuttosto che clienti, piuttosto che datori di lavoro, oppure vi state occupando di un nuovo progetto. Fatto sta appunto con la carta del fanciullo che in realtà avete deciso in qualche modo di iniziare tutto da capo per potervi dare una seconda possibilità, per poterci guadagnare comunque anche da delle difficoltà. Quindi in realtà potrebbe essere un punto di partenza importante questo per voi, perché la carta del fanciullo ci parla proprio di nuove, nascenti buone occasioni in via di sviluppo. Ovviamente però, e questo già è un consiglio che io mi sento in particolar modo di darvi, proprio perché partiamo da quest'ira, ragazze, cercate di vivere il vostro ambito professionale, la vostra professionalità, ok, che sono comunque due cose differenti, quindi l'ambito professionale, lavorativo, concreto, e la vostra professionalità, quindi le vostre capacità e le vostre conoscenze, in maniera, ragazzi, più spontanea possibile, cercando di divertirvi, perché questo è il rimando della carta del fanciullo. Il fanciullo ci parla di chi in qualche modo vive in maniera molto più leggera, non superficiale, attenzione, ma in maniera molto più leggera determinate situazioni, cercando quindi di non prendersela più di tanto e cercando di andare comunque sempre avanti, a volte, ragazze, facendo anche spallucce, cioè a volte facendo anche finta di non sentire, tipico dell'ingenuità del bambino. Probabilmente ci andate a guadagnare molto di più che invece incaponendovi su determinate situazioni. La carta del fanciullo è proprio questo che vi rimanda alla necessità comunque di cooperare
in maniera assolutamente spontanea, cercando in primis di divertire voi stesse. Nella vostra professione cercate quei momenti, quelle chiacchiere, quei rapporti con colleghi, vi ripeto, clienti, datori di lavoro, che più vi piacciono e vi fanno stare bene. Quindi cercate obiettivamente di essere innanzitutto soddisfatte voi stesse. Quindi per esempio di accettare solo progetti che possano in realtà essere realmente soddisfacenti per la vostra anima, che possano in qualche modo dare maggiore apertura e respiro alla vostra creatività. Cercate di evitare tutti quei progetti, quelle collaborazioni, quelle diciamo professioni, nel caso in cui voi abbiate deciso di chiudere con il lavoro precedente, iniziare qualcosa di nuovo, quindi cercate appunto tutto ciò che fa veramente per voi, la vostra passione, quindi quello che fa veramente per voi, in modo effettivamente da essere serene. E vi ripeto, cercate di non soffermarvi troppo sulla stupidità, a volte sulla crudeltà di alcune battute, di alcune persone. Tante volte è vero, no? Bisogna volare oltre, volare alto, come ci insegna la nostra meravigliosa Alda Merini. Quindi cercate a volte veramente, ragazze, di volare oltre, di andare oltre la cattiveria, di andare oltre delle battute che possono, d'accordo, fare male, perché voi siete altro rispetto a tutto questo. Quindi cercate in realtà di approcciare con maggior spensieratezza a tutto ciò che vi piace veramente, perché evidentemente per cercare di dare di più e dare il meglio avete dimenticato la passione. Ragazzi, la passione non deve esserci solo in ambito sentimentale, ma anche nel momento in cui noi approcciamo all'ambito professionale, perché parla della nostra creatività, tutto ciò in cui noi possiamo dare il meglio di noi. E questo è passione, anche questo è Eros. D'accordo? Quindi è un consiglio che mi sento di darvi, proprio ovviamente inerente alla carta appunto del fanciullo. La carta del fanciullo quindi vi ricorda di prendere in maniera molto più vivace, vi ripeto, anche quasi più leggera, spontanea, divertente, qualsiasi cosa voi andrete a fare e in qualche modo state in questo momento cercando di andare a fare. Anche un nuovo progetto, una nuova collaborazione, un nuovo posto di lavoro. La carta però del fanciullo ci riporta anche ad una figura, non è ben specificato ovviamente il genere, quindi non è un'energia necessariamente maschile o femminile, comunque è una persona, un individuo molto giovane di età, non supera mai 30-35 anni, di solito è una persona molto giovane, che potrebbe inserirsi in ambito professionale nella vostra stessa attività, quindi potrebbe essere un nuovo collega, una nuova collaborazione o per esempio un nuovo cliente che potrebbe attirare molto l'attenzione sulla vostra attività perché vi apprezza molto, perché vi stima. D'accordo? Quindi è una persona sulla quale e della quale avere molta fiducia, perché evidentemente è la persona giusta per voi, in particolar modo in questo momento. Quindi nel caso in cui per esempio nella vostra azienda sia stata assunta o assunto una persona appunto totalmente giovane e questa persona sia portata a collaborare con voi, cercate di usufruire al meglio di questa nuova conoscenza, perché potrebbe risultare anche in futuro assolutamente proficua. D'accordo? Allora, carta del futuro, esattamente come questa, però hanno due significati un po' differenti, nel senso che in questa posizione ci viene appunto descritto il futuro per quanto riguarda tutti quegli eventi inaspettati, l'insperato, quei regali, sorprese da parte del percorso karmico che ovviamente spetta a ciascuno di noi. A prescindere quindi dalla vostra volontà e da qualsiasi vostra azione, che cosa accadrà di inaspettato? Che bello! Allora, qui abbiamo la carta della fedeltà, meraviglioso.
Allora, la carta della fedeltà ci parla innanzitutto, ecco qua, questo fanciullo potrebbe essere appunto un nuovo collega che potrebbe non soltanto darvi una mano da un punto di vista professionale, ma appunto potrebbe anche in qualche modo risollevare, perché no, anche le vostre sorti sentimentali, perché la carta della fedeltà ci parla appunto comunque di una presenza nella vostra vita, innanzitutto emotiva, quindi sentimentale, anche amicale, che potrebbe essere legata a voi e si potrebbe appunto legare a voi da un vincolo. Un rapporto caratterizzato da lealtà, sincerità e correttezza, quindi sarà sicuramente un rapporto equilibrato, un rapporto onesto, quindi potrebbe essere, vi ripeto, un amico sincero, che però potrebbe anche diventare un partner. Quindi, perché no? Qui ci sarà una collaborazione importante che comunque vi permetterà di arrivare a dei livelli per voi insperati. Quindi, qualsiasi possa essere il vostro progetto, questa persona vi aiuterà notevolmente nel portare a termine e nel realizzare quelli che sono appunto i vostri sogni. Inoltre, la carta della fedeltà ci parla comunque anche della fine di tutti quei comportamenti scorretti che però probabilmente appunto avete subito, ecco qui la carta dell'ira, da parte di persone ostili, che ovviamente tenderanno a non essere più particolarmente ostili nei vostri confronti e di conseguenza il vostro ambiente, l'atmosfera che si respirerà in ambito lavorativo e professionale sarà molto più leggera e quindi sicuramente molto più arricchente. Questo sia da un punto di vista appunto di conoscenze e progettualità, ma anche ovviamente per quanto riguarda delle entrate economiche. Quindi, per esempio, nel caso in cui voi siate in proprio e abbiate deciso comunque di creare una sorta di società con un'altra persona, appunto questa persona si dimostrerà assolutamente fedele, quindi sarà un socio sincero che non cercherà assolutamente di rubarvi nulla. D'accordo? Quindi tutta la vostra progettualità andrà assolutamente a buon fine. D'accordo? E verrà tutto portato egregiamente a termine. Anche se però, ragazzi, vi ripeto, la carta della fedeltà ha un, diciamo, tenore, questa carta, decisamente molto più sentimentale. Quindi, secondo me, anche questa atmosfera molto più serena in ambito professionale sarà proprio grazie ad un piccolo flirt che evidentemente nascerà con una nuova persona, probabilmente magari anche con questo fanciullo, che evidentemente vi aiuterà a vivere proprio con quella leggerezza di cui vi consigliavo appunto prima la vostra professione e quindi anche le vostre giornate professionali, lavorative. Quindi obiettivamente qui ci sarà veramente un aiuto da parte proprio del karma, da parte del destino, che andrà in qualche modo ad allontanare tutti quei pettegolezzi, vi ripeto, quei rivali che in qualche modo hanno messo parecchio i bastoni fra le ruote, ma soprattutto qui arriverà una mano importante da parte dell'amore. E questo, secondo me, ovviamente è fondamentale per voi. Vediamo a questo punto l'ultima carta, ossia appunto la sentenza finale, quindi concretamente nell'immediato futuro, comunque nelle tempistiche identificate dalla carta, che cosa appunto accadrà da un punto di vista professionale. E qui abbiamo Giunone, ragazze, meraviglioso, la forza, perfetto, questa dea così forte, Giunone, questa donna così coraggiosa, questa donna di grande potere, quindi obiettivamente una dea, la dea per eccellenza. Infatti è il secondo arcano. Di conseguenza, in questo caso, nel vostro ambito professionale, innanzitutto appunto vi verranno riconosciuti tutti i meriti. Quindi sicuramente in questo caso tutti i vostri sforzi, la voglia che voi avevate in qualche modo di emergere verrà assolutamente soddisfatta, perché appunto Giunone ci parla della forza necessaria, del coraggio necessario che voi avrete per risolvere tutti i problemi. Ma perché voi siete Giunone, voi siete delle donne tenaci,
ma siete soprattutto corrette e leali e quindi otterrete molto presto la vittoria. Ragazze, vi distinguerete, Nel caso in cui voi, per esempio, lavoriate in un gruppo piuttosto ampio, vi distinguerete grazie alla vostra laboriosità e alla vostra serietà. Giunone è la regina degli dei, è la moglie di Zeus e quindi ci parla di forza morale, materiale, di dignità e di capacità di superare tutti gli ostacoli e tutte le avversità. Quindi ragazze, come vi dicevo appunto già con il fanciullo e la fedeltà, cercate di avere fiducia in voi stesse, perché riuscirete a sviluppare tanto di tutto ciò di cui in qualche modo vi siete occupate sino ad ora e che stavate aspettando. O comunque qualcuno verrà in vostro aiuto, perché Giunone rappresenta anche appunto l'aiuto, la protezione. Quindi voi sarete forti, determinate, capaci di affrontare tutto e lo farete con le migliori qualità. E qui ci sarà però anche qualcuno, ve lo ribadisco, che molto probabilmente vi aiuterà. Quindi vi ripeto, voi non sarete mai sleali come hanno fatto sino ad ora queste persone. Ed è questa la vostra forza. E vi assicuro che verrà notato. Nel caso in cui voi per esempio lavoriate con una sorella, Giunone può rappresentare anche appunto una sorella, ma può rappresentare appunto anche una madre, una cugina, una zia, oppure il vostro stesso capo, che comunque vi aiuterà nella vostra determinazione, vi darà quella carica giusta per sentirvi all'apice della forza. Potrebbe essere anche una compagna, vi ripeto, potrebbe essere comunque una fidanzata, può essere comunque una persona che voi amate, di cui vi fidate. Fate bene, perché è una persona che vi saprà spronare nel modo giusto. Di conseguenza, vi ripeto, anche tra breve tempo otterrete tutto ciò che avete sperato. Quindi le difficoltà, malelingue, ostacoli, rivali, tutto verrà vinto. Quindi dovete stare assolutamente tranquille, perché comunque il percorso è un percorso di forza, è un percorso di riconoscimenti. Guardate questo pavone meraviglioso, voi avrete tutti gli occhi puntati su di voi, avrete un grande successo, ma grazie ai vostri meriti. Qui non vi viene regalato nulla. Voi siete delle donne molto forti, molto tenaci. Io ve l'ho detto dall'inizio, da quando ho visto questa carta dell'ira. Chi ha scelto la prima variante è una persona molto molto matura. E questo vi fa veramente solo onore. Vediamo a questo punto però nel dettaglio quali possono essere appunto i veri e propri ostacoli della situazione. E qui abbiamo la carta della scelta. Allora, la carta della scelta può rappresentare appunto la necessità da parte della consultante di decidere per esempio tra 2 o più posti di lavoro, oppure per esempio scegliere tra 2 diversi progetti, oppure tra 2 diversi collaboratori, colleghi da affiancare per esempio quella che è la vostra nuova attività o nel vostro nuovo progetto lavorativo. La carta della scelta però in accezione negativa ci parla in realtà di una difficoltà da parte vostra nell'effettuare una reale scelta, ma non perché voi non sappiate cosa o chi scegliere, ma semplicemente perché non vi fidate. La carta della scelta in accezione negativa ci parla di diffidenza, proprio perché temete che nello scegliere il posto sbagliato, quindi cambiando per esempio la vostra professione, oppure cambiando per esempio collaboratore o anche socio, nel caso in cui lavoriate in proprio, temete in qualche modo di incorrere in disastri e quindi brutti risultati. Quindi in qualche modo avete dovuto ragionare troppo e dovete ragionare troppo in qualche modo per riuscire a capire appunto, vedete, quale strada intraprendere, proprio come sta facendo questo gattino. Quindi in realtà avete ragionato forse anche troppo su quale possa essere effettivamente la strada giusta, la scelta giusta da compiere, la decisione giusta da prendere.
probabilmente a volte avete ragionato anche troppo, evidentemente, e non vi siete lasciate andare a quella spontaneità che invece probabilmente vi avrebbe aiutato a scegliere meglio. Dovete imparare a dare retta al vostro intuito, perché è l'intuito che ci fa percepire a pelle che cosa effettivamente fa bene per noi, chi effettivamente può essere il collaboratore giusto. Quindi è chiaro che dovete valutare in maniera molto approfondita, sicuramente, vi ripeto, quale strada scegliere, ma questo non deve essere però motivo di impasse, cioè una scelta va compiuta prima o poi. Invece molto probabilmente vi siete spesso sentite insicure, indecise, oppure molto spesso siete ritornate sui vostri stessi passi e avete magari modificato la vostra decisione o avete in qualche modo percepito la necessità di in qualche modo modificare la vostra decisione. Quindi è chiaro che la carta della scelta ci parla di alternative che devono tutte essere vagliate sicuramente, approfondendo la conoscenza della cosa o della persona, ma non lasciatevi scoraggiare, perché prima o poi una delle due strade va imboccata, quindi non si può rimanere fermi al bivio. E soprattutto non ascoltate tanto i consigli delle altre persone, perché potrebbero essere dei consigli non dati in maniera negativa, quindi per necessariamente ostacolarvi o comunque ledere la vostra attività professionale, anche magari, mi auguro di no, però potrebbe accadere anche questo, ma spesso e volentieri questi consigli sbagliati che potrebbero esservi stati dati, appunto vi sono stati dati da persone che non erano a conoscenza magari di determinati dettagli, quindi che non agivano in malafede per danneggiarvi, ma perché in qualche modo conoscevano poco, per esempio, il vostro ambito professionale, o perché hanno agito parlando troppo velocemente, quindi in maniera un po' troppo superficiale. Quindi cercate effettivamente di non ascoltare troppo i consigli degli altri, vagliate prima ovviamente razionalmente questa determinata scelta o queste determinate scelte e ovviamente però lasciatevi guidare dall'istinto. Quindi nel momento in cui voi deciderete ad esempio di fidarvi di questo fanciullo, farete bene. Quindi cercate obiettivamente di scegliere con quel sesto senso che probabilmente sino ad ora avete messo a tacere. Perché vi ripeto, con la carta di Giunone, che qui avrete effettivamente molto successo e soprattutto il discorso dell'aiuto da parte di una o più persone, in questo caso mi viene ribadito, quindi evidentemente sceglierete questa volta le persone giuste da appunto avere al vostro fianco. D'accordo? Di conseguenza, mi raccomando, cercate di, vi ripeto, non ascoltare troppo i pareri degli altri, ascoltate la vostra ragione sicuramente, ma anche in particolar modo il vostro istinto. Lasciatevi andare anche evidentemente ad un nascente rapporto, per esempio amicale, professionale, che potrà poi diventare anche, perché no, qualcosa in più da un punto di vista appunto sentimentale, che di conseguenza vi aiuterà anche a vivere più serenamente. Ma ragazze, con la carta di Giunone io vi posso assicurare che voi sarete il top, quindi il massimo. Al massimo ci potranno essere parecchie invidie nei vostri confronti, ma non faranno danni, perché Giunone è molto forte e determinata, è la regina di tutte le idee, quindi voi sicuramente, ragazzi miei, veramente emergerete, quindi avrete un periodo molto bello di fronte a voi, godetevelo, tra l'altro vi ripeto anche in breve tempo. D'accordo? Quindi una stesa veramente molto molto bella, però sinceramente ve la meritate, perché obiettivamente siete delle persone molto mature e molto sagge. D'accordo? Allora, questa stesa finisce qui. Io ricomincio a mescolare il mazzo. Allora, ok. E iniziamo appunto la seconda variante, quindi per tutti coloro che appunto si sono sintonizzate su questo video e quindi hanno scelto anche questa seconda variante,
cerchiamo appunto di capire se e come può appunto cambiare qualcosa nel vostro ambito professionale e di rimando ovviamente anche economico. Soprattutto cerchiamo di capire quali possano essere gli ostacoli, perché appunto io andrò ad utilizzare il metodo delle 5 carte o il metodo delle 5 gemme, più semplicemente conosciuto appunto come il metodo della croce semplice. Non utilizzerò il metodo classico, bensì appunto il metodo temporale. Di conseguenza ci occuperemo del passato, del presente, 2 carte che riguardano appunto il futuro e ovviamente, carta fondamentale, gli ostacoli. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Allora, perfetto, allora io metto il mazzo qui come ho fatto anche nell'altra variante in modo che non dia fastidio alla lettura. Perfetto, ecco, come vedete questo appunto è il metodo della croce semplice, quindi qui abbiamo il passato, qui presente, queste 2 carte ci parlano ovviamente del futuro ed infine la carta centrale, gli ostacoli. Allora, iniziamo con la prima posizione, quindi il passato, quindi gli scorsi giorni, le scorse settimane, gli scorsi mesi. E qui abbiamo la distruzione. Allora, in questo caso, molto probabilmente, chi ha scelto appunto la seconda variante ha chiuso un rapporto professionale o ha perso il lavoro, comunque non ha vissuto una situazione professionale idilliaca. La carta della distruzione, come potete vedere, è sicuramente rappresentata appunto dal dio Vulcano, quindi dalla necessità di comunque forgiare delle armi. Quindi avete dovuto lottare e combattere molto, a seguito però ovviamente di circostanze abbastanza perigliose, quindi in qualche modo avete dovuto anche molto spesso rinunciare, per esempio, alla vostra vita personale, in qualche modo ai vostri divertimenti, per poter dare molto più spazio all'ambito professionale, economico, finanziario, a volte però risentendone particolarmente, perché ovviamente la carta di Vulcano e della distruzione ci parla di eventi anche dolorosi, per delle situazioni che improvvisamente si sono rivelate negative. Quindi magari vi sembrava comunque di aver raggiunto una certa positività e poi ci sono state delle situazioni che vi hanno portato fortemente a dubitare, se non addirittura appunto ad interrompere un rapporto professionale. Qualcosa ha sgretolato la vostra posizione acquisita, quindi questo sicuramente vi ha portato ad un momento di sconforto. E purtroppo la carta della distruzione parla di deficit anche economico, quindi potreste averne anche risentito da un punto di vista economico. Non dico che, anzi vi auguro, che abbiate comunque subito una forte penuria da un punto di vista economico, però per qualcuno di voi potrebbe anche essere accaduto tutto ciò. È chiaro che Vulcano, che è il dio del fuoco che divora e distrugge, ci parla sicuramente anche di nemici, quindi di forze ostili che potrebbero essere appunto intervenute, per esempio appunto interrompendo in maniera vigliacca dei rapporti di lavoro, dopo magari avervi promesso chissà che cosa. Quindi potreste aver dovuto cambiare lavoro, ma sicuramente non scegliendo magari il lavoro che poteva fare per voi in quel momento,
quindi virando verso una situazione più comoda, oppure potreste essere state, per esempio, senza lavoro per diverso tempo. Quindi Vulcano ci parla proprio della diminuzione di benefici che erano stati raggiunti in passato. Quindi qui qualcosa purtroppo si è bloccato e molto probabilmente è stato distrutto. Quindi vi ripeto, qui c'è o l'interruzione di un rapporto professionale o comunque qualcosa di veramente pesante è intervenuto per appunto interrompere tutto ciò che ovviamente rappresenta il vostro ambito professionale, ma anche la vostra professionalità, che vi ripeto sono due cose ben diverse, come dicevo anche nella prima variante. Quindi potreste aver in qualche modo incontrato ovviamente delle difficoltà troppo importanti dal punto di vista gruppale, corale, quindi potreste essere state inserite in un gruppo lavorativo con colleghi, datori di lavoro non idonei a voi, che vi hanno portato veramente alla disperazione, quindi per esempio ad andare via, oppure potreste aver notato che la vostra professionalità, quindi le vostre conoscenze, potevano non essere sufficienti nel ricoprire per esempio una determinata mansione. E questo chiaramente vi ha fatto sentire frustrate, vi ha addolorato. Questo è chiaramente inevitabile. Quindi in questo caso partiamo sicuramente da un dato molto netto, anche molto più netto per esempio rispetto alla prima variante, dove sì, si partiva da anche lì litigi e comunque baruffe, ma non una vera e propria interruzione. In questo caso la carta della distruzione ci parla comunque di fallimento, ci parla comunque di situazioni pericolose, comunque pericolose per anche l'equilibrio psicofisico di un individuo, quindi potreste averne anche risentito in realtà di fronte a delle situazioni che vi hanno in qualche modo messo spesso di cattivo umore, proprio perché potrebbe in qualche modo averne risentito, come vi dicevo prima, anche il vostro aspetto economico-finanziario. Ok? Vediamo a questo punto il presente della situazione e qui abbiamo la carta della scelta. Allora, la carta della scelta ci parla appunto di essere ad un bivio. Quindi nella necessità sareste in questo momento di scegliere o tra per esempio due posti di lavoro oppure per esempio tra due nuovi collaboratori, nel caso in cui per esempio voi siate in proprio, abbiate dei soci. Qui ci sono delle scelte, ragazzi, che dovete fare o dovrete fare, ma proprio a breve. Voi sapete che in tarologia la posizione del presente non rappresenta il presente tout court nel momento in cui voi andate a vedere la stesa, ma può rappresentare anche un passato più recente, quindi qualche giorno fa, oppure anche tra qualche giorno, quindi un futuro direi piuttosto immediato. Quindi vi troverete o vi state già trovando dinanzi ad una scelta che evidentemente fate un po' fatica comunque a fare, cioè ci sono delle decisioni che dovreste prendere che però state valutando con grande maturità, perché c'è una buona dose di diffidenza. Evidentemente la distruzione da cui partiamo sicuramente vi ha lasciato ovviamente l'amaro in bocca e soprattutto non vi fidate più delle persone che avete attorno a voi. Quindi potreste o trovarvi, vi ripeto, a dover scegliere, decidere per esempio tra due posti di lavoro, per esempio lasciare il vecchio posto di lavoro e iniziare qualcosa di nuovo, oppure avete fatto ultimamente dei colloqui, due di essi sono stati particolarmente positivi, ok? Oppure potreste dover scegliere per esempio tra intraprendere o meno una nuova progettualità, oppure appunto scegliere nuovi collaboratori o soci. Quindi vi trovate comunque ad un bivio o vi troverete presto ad un bivio. Però sapete che è una cosa o sarà una cosa talmente importante, dovrete valutare in maniera approfondita e razionale la vostra scelta prima di pronunciarvi su appunto la scelta giusta, proprio per evitare di tornare poi successivamente sui vostri passi e magari dover modificare la vostra decisione presa, cosa che potrebbe provocare non poche difficoltà.
Quindi in realtà avrete delle alternative, perché la carta della scelta ci parla di alternative che devono essere prese in considerazione, ma la carta vi consiglia prudenza, quindi evitate atteggiamenti superficiali e in particolar modo non lasciatevi scoraggiare o consigliare troppo, come dicevo appunto anche nell'altra stesa, da parenti o amici. Scegliete con la vostra testa, ragazzi, Quindi mi raccomando, cercate ciò che fa per voi, per le vostre corde, ciò che stimola realmente la vostra creatività. Il lavoro, la professione, anch'esso è passione, anch'esso è eros. Quindi cercate di vivere il vostro ambito professionale cercando ciò che fa veramente bene a voi. Quindi non ascoltate troppo tante bocche che possono parlare perché magari non vi conoscono bene o perché pensano di potervi e volervi aiutare, ma non è detto che ciò sia così. Quindi mi raccomando, proseguite per la vostra strada e ragionateci su bene. Quindi riflettete e cercate di comprendere che cosa effettivamente il destino vi possa in qualche modo presentare dinanzi, perché questa scelta, questa decisione, voi lo sapete molto bene, sarà, non dico definitiva, ma fondamentale per il vostro futuro. Quindi mi raccomando, cercate di scegliere con la vostra testa, con la razionalità, approfondite bene la questione, chi e cosa avete davanti a voi e scegliete con il vostro istinto, con ciò che rappresenta realmente quel sesto senso che a pelle vi fa capire cosa veramente fa per voi e se può essere o possono essere le persone giuste. Perché qui c'è qualcosa che va modificato a seguito di una determinata presa di posizione, quindi una scelta, di una decisione che però costerà. Quindi state giustamente o giustamente cercando o giustamente cercherete di non fare scelte avventate e quindi ci state ovviamente ragionando su, ma state facendo assolutamente bene. A questo punto abbiamo le due carte appunto del futuro, che però ovviamente ci danno un quadro differente del futuro stesso, cioè questa posizione riguarda l'inaspettato, l'imprevedibile, cioè tutto ciò che accadrà ovviamente nell'immediato futuro a prescindere dalle vostre azioni. Quindi tutto ciò che ovviamente il soggetto della stesa non si aspetta che possa accadere. Quindi regali che si sperano siano appunto positivi da parte del vostro percorso karmico, da parte del destino. Allora, vediamo un po'. Oh. Qui abbiamo Vesta, l'ordine. Allora, qui c'è armonia, ve lo dico. Allora, state tranquille. Qui si ritorna all'armonia. Si ritorna ad un'armonia e ad un equilibrio importante. Guardate un po', Vesta è il 14° arcano. Cosa vi ricorda rispetto agli arcani maggiori? Il 14° arcano maggiore, che è la temperanza, che è l'equilibrio, che è l'armonia. Allora, voi riuscirete ad arrivare, se non altro, non dico necessariamente a successo, ma ad una situazione più tranquilla, più serena, che vi farà stare bene. Quindi tutti quei conflitti che avevamo all'inizio verranno sedati. Quei momenti di scoramento di cui vi parlavo all'inizio con la carta della distruzione verranno finalmente allontanati. Cioè voi inizierete a sentirvi bene, a sentirvi meglio. Questo sicuramente vi porterà, vi ripeto, ad uno stato di maggior equilibrio psicofisico. Quindi probabilmente ricomincerete anche a sentirvi più forti, a sentirvi in salute, perché Vesta ci parla anche di guarigione. Grazie però, vi ripeto, ad un equilibrio interiore e all'attenzione per i dettagli, alla mancanza di distrazioni, alla lealtà. Quindi, grazie ad un vostro comportamento
di costanza, di pragmatismo, vi ripeto, di attenzione al particolare, voi riuscirete finalmente ad ottenere quello che vorrete. Vi ripeto, Vesta non parla di un successo eclatante, ok? Ma parla comunque di equilibrio, di una lenta pianificazione che non prevede improvvisazione, ma che vi permetterà di evitare di cadere ulteriormente in pericolose spirali, soprattutto partendo da questa distruzione. Quindi evidentemente saprete fare la scelta giusta. Ovviamente con uno spirito di sacrificio, riducendo tutti gli sprechi, con grande efficienza, con grande razionalità, riuscirete a farcela. Nel caso in cui la distruzione possa appunto parlarmi di un'interruzione importante in ambito professionale, quindi aver perso il lavoro ed essere tutt'oggi senza lavoro, la carta di veste dell'ordine ci parla comunque del riuscire a cavarvela. Quindi vi ripeto, evitando colpi di testa, trasgressioni, voi riuscirete sicuramente, vi ripeto, con il sacrificio, evitando gli sprechi, comunque a vivere una vita decorosa. E questo è importante. Quindi riuscirete sicuramente, non utilizzando un comportamento superficiale, comunque ad ottenere quel momento di maggior serenità, sia nel caso in cui voi appunto lavoriate, sia nel caso in cui voi abbiate perso, per esempio, il lavoro e siate tutt'oggi senza lavoro. Quindi la carta di Vesta ci parla di un tirarsi proprio sulle maniche da parte vostra, della necessità di riflettere bene come, dove, quando. Ok? Quindi saprete voi far fronte alle difficoltà. Ok? Quindi non vi preoccupate perché comunque arriverà un periodo molto positivo. Con dei sacrifici? Sì. Certo, con l'attenzione a molti dettagli, a evitare sperperi, sprechi, certo, ma qui si arriverà comunque ad un momento di maggior serenità. Vediamo a questo punto la carta del futuro, quindi che cosa vi aspetta nel vostro futuro da un punto di vista concreto, prossimamente, in ambito professionale. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della strega. Allora, sicuramente la carta della strega rappresenta la consultante. Quindi, questa è la stesa di chi si fa da solo, nel senso che saprete obiettivamente, come vi dicevo anche con appunto Vesta, cavarvela con grande forza, con grande determinazione e sicuramente riuscirete a portare avanti la vostra vita con dignità, con professionalità. Potreste anche incontrare, perché appunto la carta della strega è un'energia femminile, quindi una donna, per esempio il vostro stesso datore di lavoro, che potrebbe vedere di buon occhio il vostro lavoro, la vostra presenza, oppure potreste iniziare una nuova professione, per esempio in un gruppo di sole donne, che saranno estremamente solidali. Quindi la carta della strega può rappresentare, vi ripeto, o la consultante, che veramente si tira sulle maniche e quindi andrà a rafforzare la propria posizione, sia in ambito professionale che ovviamente anche per quanto riguarda il suo aspetto economico-finanziario, ma può rappresentare la conoscenza di una donna, quindi un'energia femminile, che vi aiuterà particolarmente nel portare avanti tutti i vostri compiti. Può essere anche una collega, vi ripeto, un gruppo di donne che comunque vi saranno di aiuto e con grande determinazione e fiducia vi permetteranno comunque, vi ripeto, di portare avanti comunque sia la vostra professione, nel caso in cui appunto voi abbiate un lavoro, ma anche per esempio di trovare un lavoro. La strega potrebbe essere per esempio una sorella, una madre, una zia, una cugina, un'amica,
che per esempio potrebbero aiutarvi a trovare un lavoro. Quindi qui c'è veramente o la vostra energia in campo, che comunque vi permetterà, vi ripeto, di vivere con dignità qualsiasi situazione voi stiate attraversando, oppure un'energia femminile amica che o vi aiuterà a trovare lavoro nel caso in cui voi non lo abbiate, oppure vi aiuterà per esempio in questa famosa scelta, a scegliere per esempio tra 2 o più posti di lavoro, oppure tra 2 progettualità, tra 2 gruppi. E a mio avviso voi sceglierete per esempio un gruppo in cui ci sarà una prevalenza di donne, perché qui avrete molta solidarietà e aiuti pratici da parte proprio di energie femminili, una in particolare, che quindi vi aiuterà, vi ripeto, a portare a termine i vostri progetti, con moderazione, con aiuto, con attenzione, evitando qualsiasi forma di superficialità. Per cui vi ripeto, in realtà la risposta a questa stesa è sicuramente positiva, quindi ci saranno dei cambiamenti importanti in ambito professionale, vi ripeto, assolutamente sì. In questa stesa, rispetto alla stesa precedente, c'è sicuramente molta più lentezza, una stesa molto più lenta, è una stesa che prevede dei sacrifici in più da parte della consultante. Quello sicuramente, sono 2 stese obiettivamente molto diverse, però chiaramente questa non è una stesa negativa, anzi è una stesa molto positiva, perché vi affiderete o unicamente a voi stesse o, vi ripeto, a un'energia femminile molto importante che vi darà una mano e che voi ovviamente accetterete di buon grado. Vediamo a questo punto gli ostacoli della situazione e qui abbiamo allora la carta del lavoro. Allora, a mio avviso in questo caso, nel momento in cui voi non abbiate ad oggi un lavoro, quindi siate comunque disoccupate, farete fatica a trovare un nuovo lavoro, proprio perché in questo caso la carta del lavoro è in accezione negativa. Quindi farete fatica a trovare un nuovo lavoro. Ma ovviamente, ripeto, con la carta della strega, qui c'è un aiuto importante che vi verrà dato da un'energia femminile che potrebbe appunto aiutarvi in questa ricerca. Quindi, vi ripeto, sicuramente nel caso in cui voi siate disoccupate farete un po' di fatica nel trovare un nuovo lavoro, ok? O, carta della scelta, potreste scegliere un ambito professionale che inizialmente potrebbe non piacervi del tutto, ma ricordate la carta della strega. Quindi questi ostacoli verranno comunque superati grazie alla vostra determinazione oppure a un'energia femminile che è dalla vostra parte. Però vi ripeto, purtroppo quindi la carta appunto del lavoro in accezione negativa va un po' a confermare quello che io ho appena detto sinora. Questa è una stesa più faticosa per chi la sceglierà, questo sicuramente, ma ovviamente con la carta della strega in posizione finale è chiaro che comunque tutte le situazioni negative, per esempio una lunga disoccupazione da molto tempo, verrà comunque superata e vinta. Vi ripeto, o grazie a voi, e quindi riuscirete dopo tanta fatica a trovare il lavoro giusto, oppure grazie a un'energia femminile. Nel caso in cui voi abbiate un lavoro e abbiate per esempio già effettuato questa scelta e quindi abbiate già trovato un nuovo lavoro, sicuramente potreste andare, vi ripeto, incontro a delle difficoltà, in particolar modo con colleghi, superiori, quindi persone che sono collegate al vostro ambito professionale. Per esempio, potreste non essere pagate con le tempistiche giuste, oppure nel modo corretto. Quindi il lavoro in accezione negativa può rappresentarci, per esempio, dei lavoretti anche saltuari, dove non c'è questo enorme guadagno, o magari verrete retribuite, vi ripeto, in maniera non corretta. È chiaro che però
vi ripeto di nuovo, la posizione della strega ci permette comunque di capire che queste situazioni non verranno comunque protratte nel tempo, perché qui comunque c'è una situazione, come vi dicevo con Vesta, che va a riequilibrarsi. Di conseguenza, vi ripeto, è una stesa sicuramente più faticosa di chi ha scelto la prima variante, ma vi ripeto, comunque ha un epilogo positivo, ok? Quindi non lasciatevi scoraggiare, come vi dicevo con la carta della scelta, nel momento in cui vi troviate, per esempio, come vi ho detto poco fa, a non essere del tutto soddisfatte, perché magari potreste avere dei lavori saltuari, oppure comunque potreste non essere proprio retribuite quanto vi meritate. Però, vi ripeto, qui c'è un futuro migliore, grazie in particolar modo all'aiuto di un'energia femminile. D'accordo? Quindi sicuramente non vivrete un periodo da un punto di vista professionale estremamente positivo, ma anche perché qui partiamo da una distruzione, ma sicuramente la situazione andrà decisamente a migliorare, quindi non perdetevi d'animo, d'accordo? Ovviamente voi sapete che, come sempre, io dopo un certo lasso di tempo rifaccio le stese, in modo chiaramente da controllare ovviamente successivamente la situazione, per tenere d'occhio chiaramente qualsiasi sviluppo, d'accordo? Quindi cercate, vi ripeto ragazze, di non perdere la fiducia né in voi stesse, né soprattutto nel percorso karmico e neanche nelle persone che comunque vi circondano, perché qui ci sarà qualcuno, anzi qualcuna, che vi vorrà aiutare in maniera leale e sincera, ok? Quindi qualcuno che vi aiuterà perché vi vuole bene o perché vi stima. Per esempio, vi ripeto, come vi ho detto prima, un datore di lavoro. Questo sicuramente vi porterà comunque a vivere dignitosamente e anche, ovviamente, rimboccandovi le maniche, a superare tutti quegli ostacoli, quelle difficoltà tipiche della quotidianità, soprattutto nei casi appunto di disoccupazione. Comunque, in particolar modo, come vi dicevo, con la carta del lavoro in accezione negativa, nel caso anche in cui ci siano, per esempio, lavori saltuari, che sicuramente non permettono una vita particolarmente tranquilla, specialmente ovviamente nel periodo storico in cui appunto stiamo vivendo. D'accordo? Ma non perdetevi mai d'animo, ragazze, mi raccomando, perché qui la positività c'è. Arriverà in maniera un po' più lenta, dopo diversi sacrifici, ma arriverà. E poi vi ripeto, io comunque le stese le rifaccio. Di conseguenza avremo modo comunque di tenere ancora ben sotto controllo la situazione. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna.